Ciao a tutti, bentornati su Segreti Turchi. Se amate le storie che toccano il cuore e svelano i lati più intimi delle vostre stelle preferite, accomodatevi, mettetevi comodi e non dimenticate di sostenere il canale con il vostro affetto. Oggi vi portiamo una vicenda che ha fatto vibrare i social, le chat fra amici e quel piccolo angolo segreto in cui custodiamo i sentimenti che non riusciamo a dire ad alta voce. È la storia del silenzio, della pazienza e di un amore interrotto tra Mahsine Merabet e Cenk Torun, due nomi che già da soli riempiono di nostalgia e curiosità lo schermo e i ricordi di chi li segue da anni. Per molto tempo, Mahsine ha preferito sorridere senza spiegare, difendere la propria serenità scegliendo la via più difficile, il riserbo. Dietro le apparizioni eleganti, dietro gli abiti impeccabili e quella grazia naturale che la contraddistingue, c'era una trama minuscola di pensieri messi in fila con cura, una fragile barriera costruita per proteggersi dalla curiosità altrui. Non c'era amarezza nel suo silenzio, ma una tenerezza consapevole, come se ogni parola non detta fosse un modo per tenere al sicuro un ricordo ancora vivo. Eppure, anche il silenzio, prima o poi, chiede il conto. Così, in un'intervista recente, la sua voce ha tremato appena, quanto basta per far capire che dietro la calma c'era una tempesta lenta. Ha parlato di ciò che non ha avuto, di un futuro immaginato con precisione, di una promessa che sembrava pronta a sbocciare. Non ha mai puntato il dito, non ha cercato colpevoli. Ha solo sussurrato una verità che brucia: lei desiderava diventare sua moglie, e se lui non se ne fosse andato, niente li avrebbe separati. Quelle parole hanno riacceso memorie e domande. Per mesi Mahsine aveva schivato il nome di Cenk, come si sfiora una ferita che pulsa. Alle interviste sorrideva con dignità, alzava gli occhi a cercare la luce, poi cambiava discorso con assoluta eleganza. Gli amici, però, raccontavano un'altra scena. Dopo la rottura, un dolore silenzioso si era appoggiato sulle sue giornate come una coperta troppo pesante. Non ci furono scandali, non ci furono gesti clamorosi, solo un lento svanire di aspettative. Qualcuno vicino a lei ha svelato che ogni dettaglio era già pronto, l'abito atteso da mesi, la location accarezzata in sogno, la canzone scelta per il primo ballo. Una scenografia perfetta sospesa in aria, come una lanterna che aspetta la scintilla. Ma lui se n'è andato, e con lui è scivolata via una parte del suo respiro. Durante quella famosa intervista, Mahsine ha disegnato con parole misurate i giorni più difficili. Ha parlato di una cerimonia al mare, di un orizzonte trasparente e del vento che le avrebbe pettinato i capelli mentre gli avrebbe preso la mano. Ha raccontato del sorriso che sperava di vedere sul volto di Cenk, di un sì sussurrato come una promessa antica, e poi del vuoto lasciato da una partenza improvvisa. Un giorno, semplicemente, lui ha fatto un passo indietro ed è scomparso dall'inquadratura, senza un saluto vero, senza un gesto che spiegasse. E in quell'assenza, ha detto, si è mangiata il futuro pezzo per pezzo, finché il tempo ha ricomposto la sua figura e l'ha rimessa in piedi. Ho imparato a camminare con il ricordo al fianco, ha confessato, come si porta un profumo che non svanisce mai del tutto. Non c'è stato rancore nella sua voce. Semmai una dolcezza ferita che sorprende. Ha ammesso di aver compreso, almeno in parte, che ognuno sceglie ciò che crede sia giusto per sé nel momento in cui tutto diventa troppo. Ha riconosciuto a Cenk il diritto di allontanarsi, di cercare un'altra quiete. Ma ha rivendicato anche il proprio, quello di dire che, se il distacco non fosse arrivato, oggi sarebbero ancora due cuori in un solo ritmo. La sua sincerità è passata come una lama nel burro dell'opinione pubblica. Improvvisamente, la diva era solo una donna, con le stesse domande, con lo stesso bisogno di essere vista. E le sue parole, limpide e innegabili, hanno fatto il giro delle piattaforme, dei messaggi salvati a metà notte, di quelle confessioni che si mandano agli amici più stretti quando il coraggio chiede una spinta. Poi è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava. Dopo mesi di silenzio, in un evento che ha attirato telecamere e sospiri, Cenk ha trovato il modo di uscire dalla penombra. Una proposta pubblica, pronunciata con quella calma che lo ha sempre contraddistinto, lo sguardo fisso e gentile di chi sa di esporsi. Il pubblico è rimasto senza fiato,
Il brusio si è trasformato in un'onda. Maassine era lì con il cuore sollevato e trattenuto insieme, divisa tra l'istinto di correre verso ciò che aveva sognato e la consapevolezza dell'attimo perduto. Da una parte il desiderio di abbracciarlo e chiudere la parentesi, dall'altra la lucida certezza che il tempo ha un modo crudele di cambiare i contorni delle cose. Troppo tardi? O proprio il momento giusto per una nuova storia? Questo l'ha tormentata, questo ha reso il suo racconto universale, l'amore che arriva al minuto sbagliato, quello che pretende pazienza quando il cuore implora risposte immediate. Non lo accuso, ha detto, con la sincerità di chi non ha più niente da nascondere. Forse ha seguito il cammino che credeva necessario. Ma io posso dire che, se fosse rimasto, oggi sarei accanto a lui senza esitare. E poi ha aggiunto, come un soffio che diventa dichiarazione, per quanto lo neghi a me stessa, quello che volevo era condividere la vita con lui, semplicemente. Una missione che ha raccolto consenso, lacrime discrete, applausi virtuali. I commenti si sono riempiti di storie simili, di chi ha aspettato troppo, di chi è partito per paura, di chi ha taciuto finché non era più possibile parlare. È come se, con quel frammento di verità, Maassine avesse dato voce a una folla intera. Anche il suo lavoro è stato riletto con occhi diversi. Chi l'ha seguita nei progetti più recenti ha riconosciuto sfumature nuove, una profondità che nasce solo quando la vita lascia un segno. Quelle scene in cui il personaggio sembra sull'orlo di un precipizio emotivo, all'improvviso, hanno acquisito una luce inedita, non era finzione fredda, ma esperienza distillata. La recitazione è diventata un ponte tra lei e chi guarda, una mano tesa a tutti i cuori che hanno conosciuto l'attesa. E tra una clip e l'altra, tra una foto rubata e un titolo che corre veloce, il pubblico ha costruito un ritratto più vero. Maassine non è un'immagine perfetta, è una donna che ha dovuto imparare a respirare dentro una stanza che improvvisamente le sembrava troppo grande. Cenk, dal canto suo, ha scelto la sobrietà. In pubblico poche parole, giusto quelle necessarie per non alimentare rumori superflui. Ma c'è chi giura che, dietro le quinte, abbia cercato di avvicinarsi con rispetto, cucendo gesti al posto delle frasi. Perché quando la fiducia si incrina, lo sanno tutti, le parole sono solo il primo passo. Sono i fatti a ricostruire. Lo si è visto nelle attenzioni misurate, in quella delicatezza che non chiede risposta ma offre presenza. Eppure, anche quando qualcuno fa un passo, bisogna che l'altro sia pronto a muoversi. E questo è il punto, Maassine ha lasciato uno spiraglio alla speranza, ma non ha promesso nulla a se stessa. Il vero amore non svanisce, ha ammesso, al massimo impara ad aspettare. Ma ha confessato di non sapere se desidera veramente che quel sentimento torni a prendersi la sua vita. Ragione contro ricordo, dignità contro desiderio, una battaglia che non si vince alzando la voce, ma imparando a restare. Così la loro storia ha superato il confine del semplice gossip. È diventata una parabola sul tempo giusto, sulle occasioni perdute e sui silenzi che si espandono fino a occupare tutto. Anche l'amore più forte può indebolirsi quando non viene nutrito, quando tra due persone si apre una distanza che nessuno ha il coraggio di nominare. È una lezione scomoda e necessaria, non basta volersi bene, bisogna stare. Il pubblico l'ha compresa, l'ha fatta propria. E in mezzo a questa consapevolezza, la domanda torna sempre uguale: si può davvero ricominciare quando il calendario ha già girato più volte pagina? C'è un'immagine che resta impressa. Lei, in riva a un mare tranquillo, che guarda l'acqua farsi scura al tramonto. Lui, poco distante, come se avesse paura di avvicinarsi troppo e rompere l'incantesimo. In quell'istante non serve parlare, c'è un passato che chiede ascolto e un futuro che, per nascere, ha bisogno di coraggio. Non c'è nulla di più triste di essere pronti ad amare quando l'altro ha già scelto la strada verso l'uscita. Quella frase ha chiuso l'intervista, ma non la loro storia. Perché il racconto di Maassine e Cenk resta sospeso, come una nota che vibra nell'aria anche quando l'orchestra si ferma. Forse attende un nuovo capitolo. O forse resterà l'eco lucida di ciò che avrebbe potuto essere. Intanto i fan si dividono.
C'è chi invoca un ritorno in grande stile, chi chiede tempo, chi teme che una ricucitura forzata finisca per ferire di più. Ma tutti, davvero tutti, riconoscono la nobiltà con cui entrambi hanno affrontato il palcoscenico delle confessioni. Lei non ha umiliato, lui non ha insistito con arroganza. Si sono guardati attraverso la distanza, come due attori che, anche quando calano il sipario, si riconoscono per la storia condivisa. È raro, ed è per questo che colpisce. E forse proprio questa delicatezza è il segno più evidente che qualcosa, tra loro, merita ancora rispetto. E adesso, tocca a voi. Pensate che tra Massine Merabet e Cenk Torun esista ancora il varco da cui far passare una seconda occasione? O certe ferite, quando non vengono curate in tempo, diventano cicatrici che non ammettono più ritorni? Raccontateci cosa vi ha colpito di più delle loro parole, quale immagine vi porterete dietro quando spegnerete lo schermo. E se vi va, suggeriteci quali altri protagonisti volete ascoltare qui, nel nostro angolo dedicato ai battiti nascosti dello showbiz turco. Ricordate di sostenere Segreti Turchi con un like, un'iscrizione e una condivisione. È il modo più bello per tenere accesa questa luce. Noi ci ritroviamo presto, con una nuova storia da vivere insieme, perché i segreti non sono fatti per restare nell'ombra quando il cuore chiede di raccontarli.